Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi parleremo ancora nuovamente di moduli, sono in arrivo però tanti bei contenuti molto interessanti che non parleranno solo esclusivamente di tattiche e di moduli, ma anche di qualche piccolo segreto e trucchetto che mi sto preparando per farvelo vedere bene. Prima di andare avanti e quindi di scoprire di che cosa si tratta, perché veramente è un modulo che ho riscoperto, che sottovalutavo molto e che però invece mi sta dando soddisfazioni, vi voglio ricordare delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo, due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente scontati, e soprattutto perché passando tramite il link che trovate in descrizione supporterete il canale. Per Gamivo avete anche, come avete visto inizio video, il codice sconto Luca Talan, quindi potete tranquillamente acquistare veramente a dei prezzi ridotti. Inoltre vi ricordo anche che sono aperti gli abbonamenti al canale, qualora voleste appunto supportare maggiormente e accedere a dei contenuti esclusivi dedicati, potete farlo appunto premendo sul tastino abbonati. Andiamo subito invece adesso a vedere il video di oggi, quindi il nostro schema di gioco. Eccolo qui ragazzi, è un 3-4-3 riscoperto, rispolverato. Perché io ero un modulo che pensavo appunto che mi lasciasse troppo scoperto un po' ovunque, non utilizzavo mai e ho voluto però sperimentare provando appunto nuovi moduli, e devo dire che comunque mi sta dando molte soddisfazioni. Io sono attualmente in divisione 2, cerchiamo di arrivare in divisione 1 anche se non sarà facile farlo, da qui insomma a fine stagione che ormai è alle porte, però comunque ci proviamo. Il modulo è questo ragazzi: c'è chi in porta un portiere difensivo, ma possiamo metterci anche un portiere offensivo. La difesa ragazzi, mi chiederete perché deve essere così alta, perché comunque i giocatori in questa maniera tenderanno a uscire di più in pressing, bisogna essere bravi chiaramente a difendere con la difesa 3, però i giocatori in questa maniera ragazzi tenderanno a uscire più in pressing e quindi riconquistare palla più alti. Metto un incontrista qui che innesta, un terzino difensivo Maldini che si comporta alla fine un po' come uno sviluppo in certe occasioni, e un terzino difensivo qui a sinistra. Possiamo utilizzare anche chiaramente anche altri stili di gioco. Io consiglio almeno un incontrista per creare sempre quella sorta di meccanica, uno esce l'altro copre, che si vede anche nel calcio reale. Quindi però possiamo metterci ad esempio, penso centrale, uno sviluppo stile Van Dijk, stile Beckenbauer, stile D'Elite, eccetera eccetera, e poi magari metterci, come ho fatto io, Costa Curta e magari un Rudiger, insomma se vogliamo fare una squadra simile proprio a quella lì che ho costruito io. Qui ragazzi centrali metto il mediano secondo me più forte del gioco, ovvero Vieira, perché è dappertutto, riconquista palloni, imposta l'azione, ragazzi è una carta micidiale. Non sto a ripeterlo ogni video, ma già sapete cosa ne penso. Barella, ma va benissimo anche un altro onnipresente, a me piace molto lui come giocatore, mi piace anche nella realtà, quindi utilizzo lui. Però se non avete lui o comunque non vi piace, ci sono tanti altri onnipresenti, ci sono anche eventualmente tra le linee molto interessanti, vedi Modric, vedi il Matthaus che è uscito da poco, quindi ci sono alternative valide. Sugli esterni ragazzi io qui metto Cucurella perché è veramente incredibile. Io questo giocatore gli ho provato diverse build, questa diciamo che l'ho fatta simil terzino offensivo, chiamiamola così, ecco, quindi proprio per il suo ruolo, quindi non da DC, non da CL, però proprio più da terzino. Ma devo dire che ragazzi anche da CLS, come lo sto usando adesso, rende tantissimo, e ovunque riconquista palla, segna, ha fatto anche qualche gol, un gol infatti mi ricordavo l'aveva fatto, fortissimo ragazzi. Questo invece Olise è un giocatore che possiamo prendere dal negozio con i punti di football. Io lo voglio testare, l'ho preso ma ancora non l'avevo provato, gli ho fatto questa build che sembra interessante, comunque un bel body type, un bel controllo corpo, un buon dribbling, quindi una discreta velocità, quindi siamo vicini ai 90, di conseguenza vorrei provarlo, forma normale, però una cartina che sembra interessante ragazzi, quindi lo testerò. Lui è un regista creativo, però se vogliamo possiamo metterci anche un terzino mattatore, quindi che andrà a farci il movimento ad esempio di taglia al centro, oppure magari metterci un'ala prolifica e qui al posto di Yamal
un taglio al centro, insomma è un modulo abbastanza personalizzabile. Possiamo eventualmente metterli come SP questi due, quindi Yamal e Doku nel mio caso, possiamo metterle SP e giocare un pochino più stretti e magari dare più spazio ai CLD di andare in fascia. Potrebbe essere interessante anche quella e probabilmente sarà una situazione che proverò poi durante le partite. Come detto, quindi Yamal ha la prolifica, Doku idem, però se vogliamo possiamo mettere anche un taglio al centro, un regista creativo, dipende un pochino come ci piace di più a noi giocare, se vogliamo più palleggio, se vogliamo più profondità, soprattutto dipende con che stile di gioco usiamo, ragazzi, lo giochiamo, perché con contropiede veloce è bello perché appunto i giocatori presseranno alti, riconquisteranno subito palla e partiranno subito in contropiede. Col contrattacco in maniera un pochino simile faranno più o meno la stessa cosa, anche se tenderanno a essere un po' più attendisti. Va bene anche con passaggio lungo, comunque vie laterali questo modulo, perché come potete vedere è molto verticale, soprattutto in fascia, si fa in fretta ad arrivare, diciamo, da Nesta a Yamal praticamente. Possesso palla potrebbe anche andare bene comunque, ragazzi, perché magari qui possiamo metterci ad esempio un falso 9, quindi metterci un attaccante di rientro al posto di un opportunista che tornerà quindi indietro a fare gioco e cercare di creare gli spazi per gli inserimenti magari degli esterni o degli esterni di centrocampo. Quindi come detto io utilizzo due ale prolifiche. Questa carta, ragazzi, l'ho vinta base per puro caso, l'ho provata ed è un mostro velocissimo, ragazzi, quando parte non lo prendete più. Buon controllo palla, buon dribbling, quindi controllo corpo è sempre messo bene effettivamente. È una carta insomma che secondo me può fare gola soprattutto ai post settimanali, che a volte escono delle carte che non si capisce bene da dove siano arrivate, però questa, ragazzi, è una build che gli ho provato e che mi sta piacendo molto. In avanti, ragazzi, uso Mbappé, un opportunista, ma come già detto poco fa, se ci piace più palleggiare magari mettiamo, per dire, un fulcro di gioco, mettiamo un attaccante di rientro o eventualmente anche un classico numero 10 che sta lì, quindi che tenderà a rimanere in posizione, non a svariare come invece fa un opportunista che va appunto a cercarsi lo spazio per l'opportunità, come dice la carta, di fare gol. Quindi ragazzi, questa è fondamentalmente la squadra. La panchina è la seguente: mi porto Ferrer e Beckenbauer. Questo Ferrer lo so, incredibile, è un terzino offensivo, ma io l'ho maxato da DC principalmente. È velocissimo, non è grossissimo, però è molto molto veloce e quindi dà fastidio agli attaccanti. Beckenbauer lo conosciamo tutti, fortissimo. Mi porto, come vedete, un'alternativa, quindi un regista creativo qualora anch'io, come ho detto, volessi palleggiare. Kanté al posto di uno dei due mediani con Matthaus. Shevchenko è, diciamo, il cambio del nostro Mbappé. Quadrado, che teoricamente era lui il titolare, però voglio provare quel Olise perché mi sembra anche lui interessante. De Paul, che può fare un po' di tutto a centrocampo, infatti eccolo qui, può fare anche la seconda punta. Neymar, stesso discorso di poco fa, voglio giocare magari un pochino più di palleggio, voglio amministrare un po' di più la situazione, butto dentro Neymar e via, con uguale discorso per Maradona. Taglio al centro perché comunque è bello avere anche una variante, no? Alla fine della fiera mi sto portando molti giocatori simili fra quelli titolari, invece così comunque una variante. Poi Haaland, se decido invece di giocare con i cross, perché ragazzi, contatto fisico 100, finalizzazione 99, colpo di testa sì 73, ragazzi, ma è alto 1,94 per 87 kg, quindi credo che sia abbastanza difficile da contrastare di testa, a meno che non troviamo, ecco, un Maldini, che ho notato che invece tiene bene botta con Nesta agli Haaland, ai vari Haaland di turno. Le istruzioni sono queste, ragazzi: difensivo su Vieira perché voglio che rimanga lì, e contropiede su Mbappé. Stop potete anche provare senza, anche se vi consiglio però almeno il difensivo di darlo, a meno che non mettiate un collante, ragazzi, un mediano collante, a quel punto potete anche magari evitare di darlo. E basta, ragazzi, questo è il modulo, un modulo molto molto interessante, molto buggato, che mi sta dando molte soddisfazioni. Ci sono i giocatori dappertutto, pressa alto, quando si attacca si è comunque in 3/4, perché considerate che se sviluppiamo l'azione ad esempio dal lato destro, anche il CLS, in questo caso Cucurella, salirà e darà manforte.
Dobbiamo semplicemente essere bravi a riconquistare subito palla, evitare quindi che ci mettano in difficoltà con i tanti palleggi magari che potrebbe fare l'avversario, perché ricordiamoci dietro siamo a 3 in difesa. Quindi ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, fatemi sapere, mi raccomando, che ne pensate nei commenti, perché io lo sto trovando molto molto interessante questo modulo. C'è anche una variante molto interessante che potrebbe essere questa, se vogliamo quindi magari creare più densità a centrocampo ma non perdere comunque la velocità e la freschezza delle ali. C'è anche questa soluzione, quindi ragazzi io vi consiglio anche questa di provarla. Io la testerò perché comunque è un modulo simile e testerò anche questa. Diciamo che sono già test che avevo fatto in passato, chiaramente i moduli li ho provati un po' tutti, però poi ogni tanto no, quando la cosa non gira torni e dici ma proviamo questo qui, l'avevo provato, mi era piaciuto, e torni quindi alle vecchie cose, alle vecchie abitudini, diciamo. Niente ragazzi, quindi io vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere che ne pensate nei commenti. Alla prossima dal vostro Luca Taran, ciao.